Ciao a tutti! Oggi vi porterò alla scoperta di Bergamo Alta, il cuore medievale di Bergamo. Preparatevi a un viaggio attraverso piazze pittoresche, palazzi storici e viste mozzafiato. Esploreremo antiche basiliche, cammineremo lungo le mura veneziane e ci immergeremo nell'atmosfera unica di questa città sospesa nel tempo attraverso un itinerario facile e divertente. Bergamo Alta, situata in Lombardia, è la parte antica della città che si erge su un colle, circondata da imponenti mura veneziane del XVI secolo. Questa cittadella medievale, con la sua ricca storia che risale all'epoca romana, offre un perfetto equilibrio tra arte, architettura e panorami mozzafiato. Oggi, Bergamo Alta è un tesoro di cultura e bellezza, meta imperdibile per chi ama la storia, l'arte e l'autenticità italiana. Ma prima di procedere, vediamo velocemente dove lasciare la macchina. Partiamo dai parcheggi gratuiti che offrono un'opzione economica e passiamo poi a quelli a pagamento più vicini, mantenendo sempre la possibilità di raggiungere facilmente Porta San Agostino, dove potrai iniziare il tuo itinerario a piedi. Un'ottima soluzione gratuita per chi desidera evitare il traffico e muoversi in tranquillità è il parcheggio nei pressi dello stadio di Bergamo, il parcheggio dello stadio in Viale Giulio Cesare. Anche se si trova un po' più distante dalla città alta, questo parcheggio è ben collegato dai mezzi pubblici e permette di lasciare l'auto senza costi aggiuntivi. Dal parcheggio dello stadio puoi prendere l'autobus numero 1 o raggiungere a piedi la Porta San Agostino. Parcheggio Piazza Libertà è ideale se desideri una soluzione comoda e vicina, con una tariffa a pagamento moderata, ma devi fare molta attenzione alle zone a traffico limitato perché a Bergamo è un casino. Da qui puoi prendere la funicolare per raggiungere il centro storico. Alcuni luoghi storici li visiteremo rapidamente, ma se desiderate approfondire, troverete nella descrizione del video dei link utili. Detto questo, cominciamo il nostro itinerario dalla Porta di Sant'Agostino, che si erge maestosa come un guardiano silenzioso del tempo, segnando l'ingresso a un mondo in cui passato e presente si fondono in perfetta armonia. Costruita nel XVI secolo durante il dominio della Serenissima Repubblica di Venezia, questa porta non è solo un ingresso fisico, ma un portale temporale che trasporta i visitatori in un'epoca di splendore e potenza. Le mura che si diramano da qui, riconosciute come patrimonio UNESCO nel 2017, sono un capolavoro di ingegneria militare rinascimentale che si estende per oltre 6 km, abbracciando la città alta in un protettivo abbraccio di pietra. Camminando attraverso questo ingresso si può quasi sentire l'eco dei passi dei mercanti, dei soldati e dei nobili che per secoli hanno varcato questa soglia, contribuendo a creare la ricca storia della città. Poco più avanti troviamo l'ex monastero di Sant'Agostino, che rappresenta un esempio straordinario di come gli spazi possano evolversi mantenendo intatta la loro essenza. Questo complesso trecentesco, con i suoi chiostri ornati da colonne di pietra arenaria e capitelli finemente scolpiti, un tempo risuonava delle preghiere dei frati agostiniani che qui conducevano una vita di contemplazione e studio. Oggi questi stessi spazi sono animati da una diversa ma ugualmente nobile ricerca della conoscenza, ospitando l'Università degli Studi di Bergamo. Questa trasformazione non ha cancellato l'atmosfera di raccoglimento e studio che permea ancora questi spazi. Al contrario, l'ha arricchita di nuovi significati, creando un ponte tra la tradizione contemplativa del passato e il vivace ricerca accademica del presente. A pochi passi troviamo la chiesa di San Michele al Pozzo Bianco, che si rivela come uno scrigno di tesori artistici che attraversano 4 secoli di storia dell'arte italiana. Questo edificio sacro, apparentemente modesto dall'esterno,
custodisce un ciclo di affreschi che va dal XII al XVI secolo, offrendo un viaggio visivo attraverso l'evoluzione degli stili pittorici medievali e rinascimentali. Le pareti raccontano storie sacre attraverso i pennelli di artisti come Lorenzo Lotto, che qui ha lasciato alcune delle sue opere più significative. Poco distante, la chiesa di Sant'Andrea aggiunge un ulteriore tassello al mosaico culturale della città. Il suo teatro settecentesco, un gioiello architettonico nascosto, testimonia come la chiesa non fosse solo custode della fede, ma anche promotrice delle arti. A pochi metri dalla chiesa si trova il Palazzo Moroni, un esempio sublime dell'architettura nobiliare bergamasca, con i suoi giardini all'italiana che si sviluppano su diversi livelli, creando un'armoniosa fusione tra arte e natura. Seguite le indicazioni per raggiungere la Rocca di Bergamo, arroccata sul punto più alto della città. È una fortezza medievale che domina il paesaggio urbano con la sua presenza imponente. Costruita nel XIV secolo, questa struttura ha giocato un ruolo cruciale nella difesa della città attraverso i secoli. Testimone silenzioso di assedi, battaglie e cambiamenti politici. Oggi la Rocca offre ai visitatori un'esperienza unica che combina storia, cultura e panorami mozzafiato. Salendo sulla torre principale si viene ricompensati con una vista a 360 gradi su Bergamo e le valli circostanti, un panorama che spazia dalle antiche mura veneziane fino alle Alpi lontane. All'interno della fortezza, il Museo del Risorgimento racconta la storia del movimento per l'unificazione italiana, con una ricca collezione di cimeli, documenti e opere d'arte che illustrano questo periodo cruciale della storia nazionale. I giardini della Rocca, con i loro sentieri tortuosi e angoli nascosti, offrono un'oasi di pace nel cuore della città, perfetta per una pausa rilassante o una passeggiata romantica. Scendendo dalla Rocca, proseguiamo verso la Torre del Gombio. Con i suoi imponenti 52 metri di altezza si erge come una sentinella silenziosa all'incrocio delle antiche vie romane. Costruita interamente in pietra locale, questa torre non era solo un elemento difensivo, ma anche un simbolo del potere delle famiglie nobili che controllavano la città nel Medioevo. A pochi metri di distanza dalla torre troviamo l'antico lavatoio di Bergamo Alta, che ci trasporta in un'epoca in cui la vita quotidiana era scandita da rituali semplici ma essenziali. Questo luogo, dove le donne si riunivano per lavare i panni e scambiarsi le ultime novità, era un vero e proprio centro sociale della comunità. Le sue vasche in pietra, consumate da secoli di utilizzo, raccontano storie di fatica quotidiana, ma anche di solidarietà e di momenti di condivisione. In netto contrasto con la semplicità del lavatoio, Palazzo Terzi si erge come testimonianza dello sfarzo e della ricchezza della nobiltà bergamasca. Questo gioiello barocco, con i suoi saloni riccamente decorati, rappresenta l'apice dell'arte decorativa del XVIII secolo. Gli affreschi che adornano i soffitti narrano storie mitologiche e allegoriche, mentre gli arredi d'epoca e i preziosi tessuti alle pareti creano un'atmosfera di raffinata eleganza. Il palazzo, ancora oggi di proprietà privata, conserva intatti gli ambienti originali, permettendo ai visitatori di immergersi completamente nell'atmosfera di un'epoca in cui l'arte e il lusso erano espressione tangibile del potere sociale. Nel cuore di Bergamo Alta, il complesso religioso rappresenta molto più di un semplice insieme di edifici sacri. È il centro spirituale e artistico che ha plasmato l'identità della città per secoli. Il Duomo, ricostruito più volte nel corso della sua storia millenaria, non è solo un luogo di culto, ma un libro di pietra che racconta la storia della città. Il suo museo custodisce tesori di inestimabile valore, tra cui paramenti sacri finemente ricamati, reliquiari in oro e argento e opere d'arte che spaziano dal Medioevo al Barocco. La Basilica di Santa Maria Maggiore, vera gemma dell'architettura romanica, stupisce i visitatori con la ricchezza dei suoi interni. Gli arazzi fiamminghi che adornano le pareti narrano storie bibliche con vivida intensità, mentre le tarsie lignee, capolavori di Lorenzo Lotto e altri maestri,
trasformano il legno in narrazioni visive di straordinaria bellezza. La Cappella Colleoni, commissionata dal celebre condottiero Bartolomeo Colleoni, è un trionfo del Rinascimento lombardo, dove marmi policromi e sculture creano un'armonia visiva che lascia senza fiato. Subito accanto alla Cappella Colleoni si erge il piccolo ma affascinante battistero. Questo edificio ottagonale, che sembra quasi nascosto rispetto alle maestose strutture circostanti, risale al XIV secolo ed è uno degli esempi più antichi di architettura religiosa della città. Al suo interno, le scene scolpite sul fonte battesimale raccontano storie di vita e di fede, rendendolo un luogo intimo ma di grande valore spirituale. A pochi passi troviamo il cuore pulsante della città, Piazza Vecchia. Questa piazza è un capolavoro di equilibrio e armonia, incorniciata da alcune delle architetture più emblematiche della città. Al centro svetta la celebre Fontana Contarini, mentre tutt'intorno sorgono edifici storici che raccontano secoli di storia e cultura. Uno di questi è il magnifico Palazzo della Ragione, un esempio straordinario di architettura medievale. Con la sua loggia aperta, il palazzo ha svolto per secoli il ruolo di sede del potere giudiziario della città. Sopra di esso si erge il campanone, la torre civica che ogni sera alle 22 suona 100 rintocchi per ricordare l'antica chiusura delle porte cittadine. Da qui puoi salire fino alla sommità della torre per godere di una vista impareggiabile su Bergamo Alta e la sua distesa di tetti rossi avvolti in un'atmosfera quasi magica. Accanto al Palazzo della Ragione, la biblioteca civica Angelo Mai ti attende con la sua maestosità neoclassica. Questo scrigno di sapere non è solo una delle più importanti biblioteche storiche d'Italia, ma un vero e proprio monumento alla cultura, che conserva preziosi manoscritti e incunaboli. Una sosta qui ti permette di immergerti nel mondo del sapere, con la possibilità di esplorare le sue sale silenziose e ricche di fascino. Dopo esserti immerso nelle meraviglie della piazza, è tempo di esplorare la storia più segreta della città. Poco distante dalla Piazza Vecchia si trova l'ex monastero del Carmine, un luogo che offre una prospettiva diversa della Bergamo rinascimentale. Questo antico complesso monastico, con i suoi chiostri silenziosi e le stanze che un tempo ospitavano i monaci, è oggi un centro culturale, ma non ha perso la sua atmosfera meditativa. Qui puoi respirare la tranquillità che per secoli ha caratterizzato la vita dei frati carmelitani, in un angolo di Bergamo ancora poco conosciuto dai visitatori. Ma Bergamo è anche una città fortificata e per comprendere appieno la sua importanza strategica nel passato, una tappa obbligata è la cittadella. Costruita dai Visconti nel XIV secolo per rafforzare il controllo militare sulla città, la cittadella offre scorci su cortili interni e mura difensive che evocano un'epoca di guerre e assedi. Oggi è un luogo di passeggiate tranquille, ma ogni angolo racconta di un passato dove la difesa era fondamentale per la sopravvivenza della città. Dopo aver esplorato la cittadella, puoi concederti un viaggio speciale grazie alla storica funicolare che collega Bergamo al castello di San Vigilio, situato su una collina che domina l'intera area. La corsa in funicolare è un'esperienza che già da sola merita il viaggio. Mentre sali, la vista panoramica si apre su tetti, torri e colline verdi e ti porta verso una delle mete più affascinanti della città. Arrivato al castello di San Vigilio, scoprirai una struttura difensiva che per secoli ha vigilato sulla città e sui suoi territori. Costruito in una posizione strategica, il castello domina la valle sottostante e offre una vista mozzafiato che abbraccia la pianura padana e le Alpi. Le mura di San Vigilio raccontano di battaglie e difese, ma oggi sono il luogo perfetto per passeggiare immersi nella natura, godendosi il panorama che si estende fino all'orizzonte. Il castello, con le sue torri e i suoi bastioni, ti farà sentire parte di una storia antica, in cui la difesa della città era di primaria importanza.
Dalla cima della collina è impossibile non sentirsi trasportati indietro nel tempo, immaginando le sentinelle che sorvegliavano la valle sottostante, pronte a difendere Bergamo da eventuali invasori. Ma oggi San Vigilio è un luogo di pace e bellezza, dove i visitatori possono riflettere sulla storia della città, mentre ammirano una delle viste più incredibili di tutta Bergamo. Concludiamo il nostro affascinante viaggio attraverso Bergamo Alta, percorrendo un tratto suggestivo delle antiche mura veneziane, un gioiello architettonico insignito del prestigioso riconoscimento UNESCO, mentre scendiamo verso Porta San Agostino, punto di partenza del nostro tour. Gli ultimi scorci della città medievale ci accompagnano, raccontando secoli di storia e bellezza. Se vi è piaciuto questo video e volete scoprire altre gemme nascoste del nostro bellissimo paese, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale. Cliccate sul pulsante Iscriviti qui sotto e attivate la campanella per non perdere i nostri prossimi video su altre meravigliose destinazioni italiane. Grazie ancora per averci accompagnato in questo viaggio. Arrivederci alla prossima avventura, sempre alla scoperta delle bellezze d'Italia.